Oggi vediamo una torcia Sofirn piccola ma con un cuore rovente e scopriremo il perché. Una delle cose belle delle torce Sofirn è che vanno dritte al punto. Quando non si perdono in interfacce stravaganti sono in grado di fare delle ottime torce, funzionali, economiche e resistenti, senza nessun grosso difetto. Del tutto in linea con le torce decisamente più blasonate. Sarebbe un EDC perfetta se si migliorassero tre cosette che vediamo più avanti. Questo è CDP Reviews e oggi vediamo insieme la recensione approfondita della Sofirn SC18. Partiremo da un generale unboxing dando uno sguardo all'estetica e alla funzionalità del corpo, l'interfaccia utente, che come vedremo è a livello dei top player, comparativa con altri modelli DC, prove sott'acqua, di luminosità, di temperatura e per concludere una prova in esterno. Trovi tutti i segnali in descrizione per saltare la sezione che più ti interessa. Mi raccomando, iscriviti e metti un bel like al canale che è gratis e ci aiuta tantissimo a comparire nei risultati delle ricerche. E non dimenticare di farmi sapere nei commenti il tuo parere, un tuo consiglio o qualche informazione aggiuntiva che vorresti trovare sul canale. Adesso cominciamo. Una piccola curiosità. Questa torcia io l'ho presa da Surfing e questo lo vediamo scritto anche sul corpo. Ma ci sono dei modelli in vendita anche da altri produttori come Wurkos. E se proprio vogliamo c'è qualcosa che mi fa supporre che sia proprio Wurkos il produttore. Infatti se guardiamo in controluce dentro l'ottica vediamo la scritta VK03 LED A0 e guarda caso il modello corrispondente di Wurkos è proprio VK03. Ma andiamo avanti. Cominciamo subito con l'unboxing, ma stavolta andiamo un pochino veloci, questo perché l'abbiamo già visto nel video unboxing delle 4 Sofirn che metto qua su da qualche parte. Scatola carina e generica per diversi modelli Sofirn, ma non per questo meno valida. All'interno la torcia è inserita dentro un vassoietto di plastica preformata che la protegge da urti durante il trasporto ed è fornita con un lacetto da polso, robusto ed essenziale, doppio ring di riserva, cavetto di ricarica USB-A USB-C e infine la batteria da 3000 mAh inclusa all'interno che analizzeremo meglio nella sezione dedicata alla batteria di ricarica. Il corpo è piccolo, solido e robusto e dà una generale sensazione di robustezza e tenacia contro gli urti. Il materiale è in alluminio aeronautico con anodizzazione opaca di colore nero, ma mi pare sia disponibile anche in un altro colore, verde oliva mi pare. Nella parte centrale sono presenti delle piccole sgrinature orizzontali appena percettibili che ne facilitano la presa anche con le mani bagnate, ma non abbastanza profonde da consentire una presa sicura in caso di fango o detriti di granulometria media. Sul tappo di coda invece le sgrinature diventano quasi verticali, in modo da consentire una buona presa nella rimozione del tappo di coda. Qua vediamo anche il buchetto per il montaggio del cordino da polso, messo in una posizione secondo me poco studiata. Senza cordino infatti è possibile far stare in piedi la torcia sul tappo di coda in modo stabile ed efficace. Utile per esempio se si vuole illuminare una stanza in modo diffuso. Se mettiamo il cordino da polso invece il nodino ne comporta un pochino la stabilità. Altra grande assente sul tappo di coda è la calamita, infatti è una funzione che uso tantissimo, specialmente quando faccio riparazioni di emergenza o per esempio controllo l'olio dell'auto. Sulla testa invece abbiamo delle scanalature particolarmente profonde per la dissipazione del calore, queste sono messe in modo simmetrico rispetto al pulsante di attivazione. Il pulsante è di plastica morbida e gommosa, con al centro un piccolo LED che ci segnala lo stato della batteria, o se la stiamo caricando e completamento del processo di carica. Ha un bel click rumoroso e facilmente discriminabile anche col solo tatto. La posizione rispetto al corpo della torcia è sporgente e quindi facilmente azionabile inavvertitamente se messa in tasca in uno zaino, ma per questo poi vediamo le modalità di blocco sia software che fisico. Sulla parte frontale la lente TIR è posizionata in una posizione arretrata dal corpo della torcia, in modo da proteggerla da graffi e dosura. Vediamo ora dimensioni e peso. La Sofirn SC18 ha un peso di 100 grammi, batteria compresa, mentre senza batteria 53 grammi, quindi la batteria peserà 47 grammi. La lunghezza è di 102 mm, il diametro del corpo 22,4 e il diametro del corpo in corrispondenza della clip 27,8, mentre il diametro della testa 27 mm e infine il diametro della lente circa 17,7. Per avere un'idea pratica delle dimensioni la vediamo insieme alla Olight Baton 3 Pro, Olight Warrior 2 o Olight Warrior 3S. La generale conformazione della torcia permette che ho le mani non enormi è comoda e porta il pollice a posizionarsi automaticamente sul pulsante. Infatti sulla parte posteriore l'indice andrà a toccare il gommino di copertura del connettore, mentre il medio troverà la sua posizione naturale all'interno dell'incavo della clip da tasca. Essendo di dimensioni molto ridotte, vedremo poi che questa impugnatura risentirà un pochino del calore prodotto nelle modalità Turbo e High. Altra cosa da notare è la clip, che è di metallo e di colore acciaio. La clip è amovibile, rotabile a 360 gradi e molto tenace. L'unico difetto è che non riesco a metterla in tasca con una sola mano, se non con molta difficoltà. Infatti, per le altre torce come Light Perun 3 Pro Max, per esempio, è semplice afferrare un'estremità per inserirla nel bordo della tasca, in questo modo. Con l'SC18 questa operazione è per mani esperte oppure va fatta con due mani semplicemente.
L'interfaccia di funzionamento è sicuramente un punto di forza di questa piccola torcia DC ed è al pari di tutte le torce che mi piacciono di più. L'SC18 ha 3 modalità di funzionamento principali, Low, Medium e High, al quale si aggiungono Moonlight, Turbo e Strobo. Le funzionalità che spiccano maggiormente sono accesso diretto alla Moonlight Mode con un clic prolungato da torcia spenta, accesso diretto al Turbo con un doppio clic sia da torcia spenta che da torcia accesa, cosa che fa molto comodo quando ci serve per periodi brevi per illuminare per esempio un ostacolo, un cartello durante un'escursione. Per l'accesso diretto allo strobo facciamo un triplo clic, usabilissimo in caso di emergenza o di incontri indesiderati con animali selvatici. E già con queste 3 funzioni abbiamo risolto la maggior parte delle incertezze, mentre se voglio scegliere una modalità intermedia, come mi aspetto che sia, con un clic accendo e con un clic spengo, mentre per ciclare tra le varie modalità tengo premuto il pulsante. Abbiamo anche una modalità memoria, che dalla prima accensione ripropone l'ultima modalità utilizzata tra Low, Medium e High, mentre non funziona per Turbo, Moonlight e Strobo. L'ultima modalità è quella di blocco, che si attiva a partire da torcia spenta premendo per 4 volte il pulsante di azionamento. Una volta entrati in modalità di blocco, quando si va a premere il pulsante, verrà emesso un doppio flash per segnalarci il blocco. Per sbloccarla basterà ripetere l'operazione. Altra cosa interessante della modalità di blocco è che se tengo premuto il pulsante, dopo i 2 flash entrerà in modalità Moonlight fin tanto che il pulsante rimane premuto, e questo è molto comodo appunto quando intuitivamente andrò a premerlo per vedere, cercare di capire cosa la torcia, se scarica la batteria o quant'altro, anche se non mi accorgo subito immediatamente che è in modalità di blocco. Oltre a questa modalità di blocco software, se vogliamo proprio essere sicuri che non si accenda in alcun caso, basterà ruotare di mezzo giro il tappo di coda. Questo è il metodo sicuramente più intuitivo e che preferisco, perché ormai per me è diventato un gesto automatico che posso fare anche ad occhi chiusi, al buio e senza accenderla prima di riporla. Dopo aver parlato delle diverse modalità di funzionamento, ora vediamo quanto effettivamente dura ognuna di esse. Per fare questa prova abbiamo utilizzato il Lubentube artigianale, quindi potrebbe avere qualche variazione nella lettura del lumen, ma rimane sicuramente molto affidabile ed accurato nella misura dei tempi e delle variazioni di luminosità. La modalità turbo raggiunge la massima potenza per circa 1 minuto e mezzo, con un picco di 1550 lumen, per poi ridurre a circa 700 lumen e decrescendo gradualmente fino a spegnersi dopo circa 160 minuti. In modalità high l'output massimo è di 800 lumen, questo durante i primi istanti, poi cala gradualmente fino a spegnersi anche in questo caso dopo circa 160 minuti. La modalità medium ha un valore poco più di 300 lumen appena accesa e dura circa 400 minuti, mentre la modalità low ha un valore massimo di 100 lumen ma una durata di tutto il rispetto, durando circa 25 ore. Da queste prove possiamo vedere come il driver purtroppo non sia sicuramente i più evoluti, in quanto il flusso luminoso vediamo che scende costantemente e inesorabilmente, questo col passare del tempo e quindi con lo scaricarsi della batteria. Questo è un problema che molte torce più curate hanno risolto con l'introduzione di driver di nuova generazione, con regolazione elettronica della corrente sul LED e quindi della sua luminosità. Altra cosa che possiamo notare è la temperatura, che specialmente nella modalità turbo arriva fino a 65 gradi, che è decisamente tanto. Sicuramente questi 65 gradi daranno molto fastidio al tatto, ma questo lo vedremo nelle prove successive. Questa prova proprio la rifacciamo anche in diretta con l'utilizzo del termometro di infrarossi, questo perché questa temperatura è talmente alta che mi fa sorgere dei dubbi. La presa di ricarica è una USB-C posta dal lato opposto all'interruttore. La presa è protetta da uno sportellino in gomma morbida, robusto e ben fatto. Questo sportellino è anche facile da aprire e si ruota completamente per la ricarica. L'unica criticità del sistema è che alcuni cavi USB-C sono troppo grossi e tendono a sbattere sui bordi della torcia prima di fare contatto con la presa USB. Questo è da tenere in considerazione quando si pensa di usare un cavo di ricarica che magari usiamo per altro. Cosa molto interessante è che col cavo di ricarica inserito la Sofirn SC18 può essere utilizzata anche senza batteria a mo' di lampada. Questo è molto utile per esempio durante le escursioni quando si vuole illuminare il tavolo per la cena senza rinunciare alla ricarica della torcia, in modo che sia pronta per l'utilizzo in qualsiasi momento. Per il resto la ricarica dura meno di 2 ore e mezza, con una corrente massima di 1,6 A dopo circa 1 ora e 15 minuti. L'indicatore di carica si colola di rosso durante la carica per poi diventare verde a carica completata, mentre nel normale utilizzo il LED si accenderà nei primi istanti di funzionamento e sarà di colore verde quando la torcia è quasi carica, di colore rosso quando la carica è scarsa e rosso lampeggiante quando siamo a livelli critici e sta per spegnersi. La batteria è una 18650 Sofirn agli ioni di litio da 3000 mAh nominali, che dalle mie prove è risultata di 2674 mAh reali, capacità del tutto in linea con quanto dichiarato. Casomai ci dimenticassimo il verso in cui si tira la batteria, una piccola stampa sul lato della torcia ci ricorderà che il lato positivo va verso la testa della torcia. Ora che abbiamo aperto il tappo di coda vediamo anche i 4 filetti completamente verniciati e il bello ring a protezione dagli agenti atmosferici.
Notiamo inoltre che la batteria è sospesa tra due molle, una molto vigorosa sul tappo di coda e una un po' più piccola dalla parte della testa. Questo è ottimo per proteggerla da cadute ed urti secchi. L'ottica, come abbiamo visto, è di tipo TIR con un LED Luminous SST40. Il fascio luminoso è un buon compromesso tra distanza e illuminazione diffusi. Infatti presenta un hotspot abbastanza evidente che illumina discretamente alla media distanza, mentre mantiene una buona luce diffusa che ci consente di usarla come luce per camminare o comunque a breve distanza. Se guardiamo con attenzione possiamo distinguere tre zone principali del fascio luminoso, e cioè l'hotspot centrale, una zona intermedia un po' più giallastra e una zona di luce diffusa esterna, molto meno intensa rispetto alle altre. Se prestiamo attenzione, guardiamo da vicino, sono presenti anche delle disomogeneità e degli artefatti nel fascio, ma questi si vedono soltanto a brevissima distanza. Nell'uso reale non sembrano creare problemi. Diamo uno sguardo anche al tipo di fascio con le altre torce simili. Per quanto riguarda temperatura di colore e indice di resa cromatica, li ho misurati con l'Opal Lightmaster 3. Spegniamo le luci e mettiamo in turbo e vediamo un pochettino. La temperatura di colore è di circa 5800 gradi Kelvin e la resa cromatica si aggira intorno ai 66, quindi abbiamo una luce abbastanza fredda con una resa cromatica abbastanza bassa. Le dissipazioni del LED del circuito elettronico abbiamo già visto che in questa torcia potrebbero essere un potenziale problema, specialmente in quanto al surriscaldamento. Quindi per capire un po' meglio questa situazione la mettiamo in turbo e vediamo con il termometro infrarossi come si comporta dopo 30 secondi, un minuto, 2 minuti, eccetera, e chissà se arriverà a 65 gradi come nelle prove del LumenTube. Appena acceso abbiamo una temperatura di 22 gradi. Dopo 20 secondi arriva a 26 gradi. Dopo un minuto leggiamo una temperatura di 32 gradi e da questo vediamo che la temperatura sale gradualmente senza grossi incrementi durante i primi minuti. Dopo 2 minuti abbiamo 37 gradi, quindi lasciamo passare un pochino più di tempo. Dopo 4 minuti abbiamo 40 gradi. Dopo 12 minuti siamo intorno ai 50 gradi e quindi possiamo dire che l'andamento rilevato nella prova LumenTube è realistico. Arrivata a 50 gradi è veramente molto calda, a tal punto da diventare fastidiosa da tenere in mano, quindi interrompo la prova anche per paura di danneggiarla. La Sofin SC18 ha una resistenza agli impatti fino a 2 metri di altezza, ha un IP rating di IP68 che le dà la resistenza alle polveri e agli ambienti più comuni e la resistenza sott'acqua fino a 2 metri. Proviamo quindi come si comporta se immersa in acqua per un periodo prolungato. Prendiamo un bicchiere d'acqua, l'accendiamo e l'immergiamo, dopodiché facciamo partire il cronometro. Passati 30 minuti, intanto vediamo che la torcia è ancora accesa, quindi la togliamo dall'acqua, asciughiamo e leviamo subito il tappo di coda. Come ci aspettavamo, l'O-Ring ha fatto un ottimo lavoro e non è entrata nemmeno una goccia d'acqua all'interno, quindi possiamo confermare che in tutte le situazioni di uso comune questa torcia è assolutamente a prova di bomba. Vediamo anche il gomito del connettore di ricarica, anche qua niente acqua, solo qualche minuscola gocciolina che credo sia entrata ora all'apertura, quindi in generale possiamo dire prova superata. Vediamo ora una piccola prova sul campo, quindi prendiamo il cane, facciamo una piccola passeggiata in città nei punti più bui che riesco a trovare e vediamo come si comporta a breve e a media distanza. Ok, ed eccoci qui per una breve passeggiatina in compagnia della nostra SC18. Quindi vediamo che così senza luce, senza niente, è abbastanza buio e proviamo subito tutte le modalità una dopo l'altra. Questa è la modalità Moonlight. Meno male riesco a illuminarmi i piedi, quindi una buona Moonlight efficace. Quindi dicevo, questa è una bella Moonlight, ci vediamo i piedi, tutto sommato anche abbastanza potente rispetto ad altre luci Moonlight. Quindi proviamo un'altra modalità, però diciamo che è una bella Moonlight, ma diciamo che non vediamo più lontano di 2-3 metri. Qui c'è un muro a circa 5 metri, non lo vediamo assolutamente. Mettiamo modalità minima. Quindi qua comincia a vedersi un bel fascio, bello proiettato, questo muro sarà 5 metri, mentre lì in fondo non si vede niente.
distanza massima visibile sarà una decina di metri. Medium si incomincia a vedere un pochettino di più, arriviamo a circa una ventina di metri, ma in fondo non illuminiamo niente, ci stiamo avvicinando nel mentre. Modalità high, e qui si incomincia a vedere, vedete, si vede benissimo la palma. Adesso poi vedremo a quanti metri è questa palma. Diciamo che fa un bel fascio. Turbo, si vedono anche questi alberi in lontananza, saranno una cinquantina di metri grosso modo. Diciamo che ha un bel fascio bello ampio e utilizzabilissimo sia alla breve distanza, perché la luce diffusa ci permette di vedere dove mettiamo i piedi, e sia riesce a darci una proiezione sino forse un centinaio di metri. Ma rifacciamo le prove vedendo un po' quanto siamo distanti da questi alberi. Tanto la rimetto in high. Adesso andiamo verso questa parte, vediamo quanto illuminiamo un pochettino questi alberi. Allora, tra le due file di alberi vediamo quanto c'è. Contiamo in passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi tra un albero e l'altro più o meno 10 metri. Tra quest'albero e questi altri qua. Adesso andiamo in avanti, almeno una ventina di metri. 1, 2, 29, 30. Quindi adesso siamo circa una trentina di metri da questa prima fila di alberi e una quarantina da quella successiva. Mettiamo in turbo, così vediamo anche come illumina questi palazzi che sono addirittura oltre. Questi saranno, se questi sono a 40 metri, saranno a 50-60 metri questi palazzi, però diciamo che fa un bel fascio. Vediamo che pian piano si sta scaricando, la luce sta diventando rossiccia, quindi andiamo dritto al sodo. Ora confrontiamo sulla mia mano destra la SC18 e sulla mia mano sinistra la Baton 3 Pro. Quindi andiamo direttamente in turbo a vedere le differenze. SC18, Baton 3 Pro. Vediamo che la Baton 3 Pro è molto più diffusa e più omogenea. Qua si nota molto di più l'hotspot dell'SC18. Però come tipo di illuminazione diciamo che l'SC18 sembra tirare un pochino più lontano, perché questo spot è un pochino più concentrato. E ora proviamo sulla mia mano destra sempre l'SC18, mentre sulla sinistra la Warrior 2 Mini. Quindi mettiamo un turbo, voilà, Warrior 2 Mini in turbo, quindi SC18 e Warrior 2 Mini. Qua si nota tantissimo la differenza di hotspot. Il Warrior 2 Mini è molto più piccolo e concentrato, mentre l'SC18 è abbastanza più diffuso. Però diciamo che l'SC18 è perfettamente paragonabile, e che sia una torcia di categoria, se vogliamo, un po' inferiore rispetto agli altri due, diciamo che è particolarmente paragonabile. SC18 l'ultima volta e Warrior 2 Mini. Warrior 2 Mini ha una luce diffusa molto più definita, mentre SC18 fa un pochino più spill. Facciamo un'ultima panoramica di questo parcheggio, modalità turbo. Sempre l'SC18, in luce di tutto il rispetto. Per essere che costa una ventina di euro, guardate come illumina bene questo palazzo. Per essere così piccolina, le torce di livello DC, veramente super bellina e usabile. Andiamo? Vediamo le modalità principali. Abbiamo detto Moonlight, si vede pochissimo, giusto per illuminarci i piedi. Low, medium, high, e turbo.
Riassumendo, la Sofirn SC18 è la torcia perfetta per chi cerca una torcia compatta e robusta, con un'interfaccia ottima ed un LED che sa farsi rispettare, adatta ad un uso quotidiano come DC per portare il cane o per le emergenze, grazie al turbo, allo strobo, sicuramente molto luminosi, specialmente nei primi minuti di utilizzo. Rispetto alle torce blasonate è sicuramente da migliorare, ma non c'è niente che mi porti a non consigliarla per chi ha esigenze nella media. Un altro punto di forza è sicuramente il prezzo, infatti l'ho trovata su Amazon a meno di 30 euro con spedizione veloce, ma si trova anche su AliExpress e altri store cinesi. Possiamo dire che è una torcia che merita sicuramente un posto nelle nostre collezioni. Se vuoi vedere il prezzo aggiornato, guardi il link in descrizione. Se vogliamo parlare dei contro, mi avrebbe fatto molto piacere avere un tappo di coda magnetica o una clip usabile con una mano, come negli All-Lite. Inoltre, un driver più moderno non potrebbe che portare vantaggi di efficienza e di riscaldamento per gli utilizzi prolungati, ma forse anche a discapito un po' del prezzo.